Che cosa straordinaria avere qui degli esperti di musica. Come esperti di musica? Eh sì, perché ognuno di noi è musica. Se riuscirò a farvi andare a casa oggi, avendo questa consapevolezza che la musica siamo noi, gli esseri umani, sarà un grandissimo risultato. C'è un problema infatti nel linguaggio, perché si dice spesso che per la musica bisogna essere portati, intendendo con questo che bisogna avere un talento particolare. Io invece leggo questa frase in un altro modo. Essere portati vuol dire che c'è qualcuno che ti deve portare alla musica, ed è per questo che io oggi sono qui. Ho questa ambizione di fare in modo che voi prendiate consapevolezza del fatto di essere la musica. Qualche anno fa avevo letto un libro che si chiamava Disegnare con la parte destra del cervello, di Betty Edwards, molto interessante. A un certo punto c'era un piccolo raccontino in cui si diceva che il cervello è diviso in due parti, la parte sinistra che è quella razionale e che consente al navigatore con sestante, bussola, carte nautiche, spostandosi in isole che stanno a volte a 2000 km una dall'altra nell'Oceano Pacifico, di raggiungere l'altra isola con un pensiero lineare o verticale, quello della parte sinistra del cervello. Dall'altra c'è invece l'abitante di una di queste isole che per andare nella isola vicina a 2000 km che cosa ha necessità di fare? Non ha a disposizione sestanti, non ha a disposizione bussole, ma ha l'intuizione e prende altre informazioni, quelle che passano per la parte destra del cervello. Lui, ecco che cosa c'è di attinente con la musica, ed è per questo che dico che noi siamo la musica, perché noi siamo esattamente strutturati per fare della musica. Lui intuisce dov'è l'altra isola, poi si avvarrà di qualche aiuto di percorso, l'acqua, l'odore delle diverse situazioni in cui si trova navigando, guarda in qualche modo le stelle e arriva anche lui dall'altra parte. Che cosa ci racconta tutto questo? Ci dice che bisogna trovare non una separazione, ma una integrazione fra queste due parti che animano il nostro cervello, quella che ci costituisce pienamente. Certo, come musicista c'è un problema. Il problema è che quando qualcuno mi chiede «E lei che lavoro fa?» E il musicista «No, ma intendevo proprio come lavoro». Ecco, come se fare il musicista non fosse un lavoro. In realtà è una specializzazione umana straordinaria. È quello a cui vorrei arrivare oggi. Il messaggio importante che vorrei che passasse dentro di voi è: riappropriati del tuo essere musicista. E in che modo scopriamo di essere musicisti? Perché abbiamo delle modalità di esistenza, quello che io chiamo il kit di sopravvivenza per stare in questo mondo fenomenico, che sono assolutamente musicali. Pensate ad esempio a questa scena familiare che prelude forse a un divorzio. Mario, porta fuori l'immondizia. Mario, porta fuori l'immondizia. Mario, porta fuori l'immondizia. Mario, porta fuori l'immondizia! E Mario non ascoltava la moglie, perché la moglie ha commesso un errore, non è stata musicale nel dirgli di portare fuori l'immondizia. Ecco, quando io parlo non mi ascolti, devo ripetere le cose 50.000 volte. No, Mario è semplicemente concentrato a fare qualche cosa e sta con la parte destra del cervello assolutamente occupato. Ma se lei avesse preso consapevolezza del suo essere musicale, cosa avrebbe fatto? Quello che fa ogni musicista quando compone un brano di musica. Avrebbe orientato le ripetizioni. Mario, porta fuori l'immondizia. Mario, porta fuori l'immondizia. State sicuri che Mario ha già preso il pacchetto e lo sta portando fuori. Non c'è bisogno di una terza volta. Perché? Perché la ripetizione orientata è la rappresentazione di quello che noi facciamo nell'esistenza. Quando noi ripetiamo qualche cosa, questo ci caratterizza con due possibilità. O ripetiamo per affermare sempre di più, o ripetiamo per attenuare. Un altro libro interessante era stato Il pensiero laterale, che è proprio una possibilità di sondare come funziona la parte destra del cervello.
Molti di voi adesso si staranno chiedendo che cosa c'entra questo con la musica. Ma che cosa vi aspettavate? Che io venissi qui a suonarvi qualche cosa o a descrivervi come funziona una sinfonia? Ma se il mio obiettivo è quello di dimostrare che voi siete la musica, siamo in casa, stiamo parlando fra di noi di qualche cosa che ci caratterizza. Che cosa dice questo pensiero laterale? Che un conto è stare nella linearità e pensare che le cose sono una dopo l'altra, quindi è il tempo fisico che scorre inesorabile. In un brano di musica pensate che l'ambizione è quella di fare in modo di vivere la fine contenuta nell'inizio. È strabiliante questo pensiero. Eppure, che cosa è il navigatore se non la rappresentazione di questo? Che cosa accade quando voi dovete andare in un posto e mettete la destinazione? Viene fuori tutto il tragitto. Quindi che cosa avete rappresentata? E che non vi crea ansia? La fine, dove dovete andare, contenuta nell'inizio. Un'altra dimostrazione, l'atto di pensiero. Quando voi parlate, si spera che abbiate già presente dove volete arrivare. E quindi che cosa dovrete fare? Solo dipanare nel tempo quel pensiero che ha già la fine contenuta dentro di voi. È la potenzialità che c'è nel seme che aspetta solo attraverso un tragitto di arrivare alla fine. E questo come si caratterizza nella nostra esistenza? Si caratterizza dal fatto che le strutture narrative ci avvincono. Quando sentiamo raccontare una storia siamo assolutamente coinvolti. Perché? Perché sappiamo che cercherà di rispondere a 3 domande fondamentali, che sono quelle che un brano di musica rappresenta pienamente. Per questo vi dico, riappropriatevi della vostra capacità di essere musicisti, perché tutti noi abbiamo questa capacità. Che cosa fa un brano di musica? Inizia, articolando arriverà a un punto culminante e da quel punto culminante andrà a finire. Questo caratterizza qualunque struttura narrativa. È quello che oggi si tenta di insegnare ai bambini quando devono svolgere un tema. Gli si dice: prova a immaginare una struttura, dovrai esporre quello che accade. Pensate che c'è una forma musicale che si chiama forma sonata, che è caratterizzata da esposizione. Poi dovrai sviluppare le idee che hai messo in campo nell'esposizione. In musica si dice esposizione, sviluppo, e poi dovrai andare a concludere, ripresa. Caspita, ma allora i musicisti ci possono dare una mano straordinaria a comprendere come siamo fatti. Ma noi quali prerequisiti abbiamo? Allora pensate, in quel kit famoso che abbiamo ricevuto, abbiamo per esempio le dinamiche che poi l'uomo ha trasposto in questo straordinario mezzo di comunicazione che è il suono. Per esempio, un rumore fortissimo ci mette in grande ansia. Perché? Si scatena dentro di noi una enorme tempesta adrenalinica. Perché? Dobbiamo essere pronti a fuggire oppure restare nell'immobilità per comprendere che cosa dobbiamo fare nella situazione. Allora, che cos'è in musica il fortissimo? Quando un brano raggiunge il parossismo, questo ha dentro di noi una corrispondenza. Poi c'è la relazione fra i suoni, perché questa è la cosa fondamentale. La grande confusione del nostro tempo qual è? Pensare che il suono sia la musica. Non è così. Il suono sono solo vibrazioni regolari di corpi elastici. Che cos'è che fa trasformare il suono in musica? La coscienza umana. Allora questo pensate che straordinario pensiero è per tutti coloro che pensano che la musica stia morendo o sia morta. Finché ci sarà un essere umano, che è la musica non potrà morire. Ma ci vogliono persone che vi portino a riacquisire questa consapevolezza. Io dico sempre che ho un atteggiamento socratico, invece che pensare il portare qualcuno a qualche cosa come un vaso vuoto che viene riempito da un vaso pieno che gli trasferisce le informazioni, preferisco per questo bacino di utenza che ci caratterizza da circa 2000 anni dare più credito all'espressione gnose se auton, noscete ipsum,
conosci te stesso, come direi già tutto dentro, tiralo fuori. E Socrate, con la sua arte maieutica, ci aiuta a fare proprio questo. E ci vogliono degli operatori sul campo, però, ci vogliono delle levatrici che ci aiutino ad acquisire questa consapevolezza. Adesso proviamo a fare insieme un esperimento. Alzatevi in piedi per un attimo, per favore. E provate a rappresentare gestualmente questi due suoni. Ta, ta. Vi sembra più consono fare una cosa di questo tipo? Ta, ta. Dai gesti che ho visto fare mi sembra che forse aderirete di più a questa. Ta, ta. Riaccomodatevi. 6 luglio 1789. Danton, Marat, Robespierre. Dicono allora ragazzi, c'è un po' di ansia. Per quando è fissata? Per il 14. Siamo malmessi. Uno dei tre ha un'intuizione e dice, ragazzi, smuoveremo un sacco di gente, ma non abbiamo un inno. Qui bisogna mettere in piedi un'audizione. I musicisti sono molto soggetti a questo. Si va a un'audizione, tu presenti il tuo materiale, generalmente c'è una commissione che poi dice va bene, grazie, si accomodi, le faremo sapere. E che cosa è accaduto? Si sono presentati vari. Uno ha fatto così. Loro hanno ascoltato e hanno detto sì, oddio, potrebbe essere interessante, prego, le faremo sapere, certo abbiamo un po' di fretta. Poi è arrivato un altro e ha fatto così. Beh, questa era un pochino meglio. Se ne sono avvicendate varie. Pensare a un pianoforte nel 1789 è dura, ma comunque va bene lo stesso. E poi è arrivato uno che ha fatto così. Ma allora c'è qualche cosa che ci caratterizza davvero. Noi abbiamo istintivamente il senso della estroversione, vuol dire qualche cosa che dal soggetto parte e si proietta verso l'esterno quando mettiamo in campo questo intervallo, che è quello fondante della musica. È l'unico dato tecnico che vi voglio lasciare. L'intervallo di quinta vuol dire la distanza che separa il primo suono dal secondo. Questo. Quindi scarnificando questo tema da tutte le notine che ci stanno intorno, c'è un metodo inventato da un giapponese per portare la musica ai bambini. Molti dei vostri figli probabilmente avranno preso contatto con questo, il metodo Suzuki. E uno dei brani caratterizzanti è questo. Qui è accaduto anche un fatto molto importante. Quella struttura narrativa che ha un momento di proposta, di apertura, poi deve trovare la sua naturale compensazione. Sarebbe stato terribile avere una cosa di questo tipo. Ah vabbè, ma questa è una cosa per addetti ai lavori, è un tema molto complesso che sicuramente su dei bambini non avrà effetto. Invece come appaga la nostra necessità di struttura narrativa? Qualche cosa che si apra, che raggiunga un punto culminante e da quello torni indietro. Allora che cosa cerco di lasciarvi oggi come messaggio? Noi siamo la musica, riappropriamoci di questo.
Pensate al tempo di esecuzione di un brano, come noi riusciamo a capirlo istintivamente. Perché? Perché abbiamo il ritmo dentro, abbiamo costantemente il cuore che batte, che ci dà una pulsazione, abbiamo i nostri passi che sono binari, uno di appoggio e uno di rilassamento. Infatti, come critica a un concerto, che cosa succede? Che è raro trovare qualcuno che ascoltando una esecuzione dica: certo, questa sera la modulazione al secondo circolo delle quinte non è stata ben soddisfatta, devo dire che anche le melodie nella loro relazione No, quello che generalmente viene detto è: io non è che me ne intenda, sbagliato, però mi sembra che non andavano insieme. E poi c'è un'altra cosa importantissima: la metrica che all'interno di un discorso deve venire fuori, la metrica che all'interno di un discorso deve venire fuori, la metrica che all'interno di un discorso deve venire fuori, la metrica che all'interno di un discorso Noi facciamo musica costantemente. Riappropriatevi di questa capacità, perché ciascuno di noi è portatore di musica. Bisogna riappropriarsi di questa enorme risorsa che ognuno di noi ha. Vi ringrazio.